Buongiorno a tutti, benvenuti sul mio canale. Io sono Paolo, per chi ancora non mi conosce iscrivetevi per rimanere aggiornati sui prossimi video. Oggi ascoltiamo un'interpretazione di Emma Koch della canzone Imagine. Allora, quando mi avete dato questa indicazione ho avuto due sensazioni differenti. La prima è, sono molto preoccupato perché Imagine è una canzone tra le più famose del mondo, una canzone che tutti noi conosciamo, qualunque sia la nostra età, qualunque sia la nostra provenienza, è una canzone che abbiamo nella testa, che ci ricordiamo. Quindi fare una cover di questa canzone e renderla bella è un'impresa titanica. Infatti molti cantanti si sono rifiutati di farlo, tanti l'hanno fatto, hanno fallito, quindi sono un po' preoccupato per questa cosa e voglio vedere appunto come va a finire. Dall'altro lato però ho anche pensato, far interpretare la canzone Imagine, che è la canzone che rappresenta per antonomasia la speranza dell'utopia sulla crudezza della realtà, ad una cantante che anche per storia personale è la rappresentazione della speranza dell'utopia sulla crudezza della realtà, beh, hanno già vinto in partenza. Quindi sono combattuto tra queste due possibilità, quindi sono agitato e anche emozionato, per cui niente di meglio da fare che tirare un bel sospiro, rilassarsi un attimo e cominciare ad ascoltare. Sentiamo un po'. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Allora, bellissimo all'inizio, bellissimo. All'inizio quando hanno inquadrato la scena da fuori, come se fossero fuori da un locale, è molto bello perché si dà l'idea dell'accoglienza, del calore. Non so però se sia una scenografia studiata apposta per questa esibizione o se sia appunto studiata invece per il programma che non conosco, quindi la lasciamo da parte. Molto dolce la sua voce come sempre, bellissimo l'inizio solo pianoforte e voce, poi entrano gli archi che fanno solo da sostegno alla sua voce. Una delle caratteristiche di Emma effettivamente è la capacità di cantare con questa dolcezza, quindi anche le note più soffiate, le note con meno potenza a livello di emissione appunto di fiato, con una precisione assoluta. È proprio una sua caratteristica, perché laddove se io urlo con un potere di emissione molto forte, forse sono più facilitato nel tenere una nota piatta e lunga, quando l'emissione è molto debole, avendo io molto margine, forse faccio più fatica a mantenere quella stessa potenza costante. Lei in questo è molto brava, quindi direi ottimo. Andiamo avanti.
una cosa, poi risentiamo questo pezzo qua perché è fantastico. Ha fatto delle variazioni nella modulazione della melodia originale, piccole variazioni, che però non sono affatto, perché non sono variazioni fatte, diciamo, a capriccio, cioè per dimostrare la capacità, le acrobazie vocali, perché sono, tutto sommato, piccole, semplici. Sono variazioni invece dettate proprio dall'arrangiamento, perché come avete sentito non entra mai la sezione ritmica, percussioni, eccetera, in questa cover. E quindi anche queste variazioni sono fatte proprio perché c'è questo sottofondo molto classico, pianoforte e violini. Tra l'altro, se notate, quello che io ho notato ovviamente, è che dove varia un pochino la voce, la melodia con la voce, invece il sottofondo rimane molto legato all'originale. Viceversa, quando il sottofondo fa una piccola variazione musicale rispetto all'originale, la voce rimane invece legata alla melodia originale. Molto bella questa cosa. Avete visto che potenza che esprime la dolcezza di Emma. È qualcosa di terrificante, se vogliamo dire così, perché è talmente potente da lasciare esterrefatti. Se notate, infatti, anche a livello musicale c'è questa predominanza della sua voce, cioè lei in questo momento che canta sta dirigendo, sta comandando, è autoritaria, pur essendo dolce nella sua voce, e questo è una contrapposizione eccezionale. Infatti anche la musica è sottofondo alla sua voce, quello che comanda è la voce, non c'è mai uno strumento che fa da controcanto, un riff di uno strumento che suona sopra di lei, oppure suona al posto della voce, come avviene in tante cover, in tante esibizioni. È la sua voce da sola che dirige tutto e la musica fa da sottofondo, in un modo molto classico, quindi bellissimo. Io mi immagino proprio il cattivo delle fiabe, no? Che si frega le mani perché il mondo sta andando male, ci sono le guerre, le cose brutte, eccetera. Sente questa esibizione di Emma e rimane terrorizzato perché la potenza che esprime questa dolcezza è veramente, insomma, tanta roba. Adesso risentiamo questo pezzo perché è eccezionale e poi vediamo anche la parte visiva e voglio vedere se siete d'accordo con me su quello che io ho percepito. Vediamo. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of men. Imagine all the people sharing all the world. Oh, you may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will live as Eccezionale, esibizione eccezionale. Quello che mi stranisce sempre di Emma è come possa essere così autoritaria, così potente, nonostante la dolcezza che esprime sia nella voce che nell'aspetto e che nel modo di fare. È veramente spiazzante questa cosa. Vediamo anche la parte, diciamo, scenografica. Allora, non possiamo parlare tanto della scenografia a livello di luogo in cui stanno esibendosi, proprio perché
diciamo così, potrebbe essere, io non lo so, legata al programma che stanno facendo, alla format, quindi non voglio dire nulla, però guardate lei com'è vestita? A parte che ha questo aspetto sempre angelico, perché questi lineamenti molto gentili, questo capello biondo, sempre molto, che dà un aspetto proprio angelico alla persona. Ha una parte dell'abito sopra questa camicia bianca, molto abbottonata, quindi nessuna scollatura. Sappiamo che il bianco, l'abito bianco su una donna ovviamente rappresenta la sacralità e la purezza, perché ci ricorda l'abito da sposa, questa parte qui, ma la parte sotto è nera, scura, per di più è corto, quindi più sensuale, più aggressivo, anche gli stivali neri, quindi la parte più da strega, la parte ribelle, la parte, se vogliamo dire, quasi violenta, no? Della parte femminile. Quindi rappresenta queste due cose unite. Ed effettivamente lei nel modo di cantare, anche nel personaggio che è un personaggio ribelle, perché con tutto quello che gli è successo nella vita, con tutti i problemi che ha, e chi non lo sa, di voi ovviamente può andare a vedere anche le altre reazioni che ho fatto ai suoi video, lo vedete qua sotto, le metto in descrizione il link per conoscere anche un pochino della sua storia. Lei è ribelle, perché lei fa qualcosa che sembrerebbe impossibile, nonostante la sua condizione si esibisce sul palco, si esibisce con questo successo, il successo a livello mondiale, possiamo dirlo, perché ormai comincia a essere molto conosciuta, e con questa bravura. Mi ricorda un po' nel modo di fare, come sensazione, la sensazione idealizzata che possiamo avere di Giovanna d'Arco, che conduceva l'esercito, conduceva gli eserciti, quindi con questa autorità, con questo potere, nonostante fosse la parte femminile, in un mondo che era fatto di uomini, uomini rozzi. Lei mi dà la stessa sensazione, ed è questa la sua potenza, dal mio punto di vista. Quindi esibizione eccezionale. Rispetto ai miei dubbi iniziali, cioè se avesse vinto in questa esibizione la difficoltà di fare una canzone del genere, una cover del genere, che è enorme come difficoltà, o se invece avesse vinto l'idea eccezionale di mettere insieme la canzone che rappresenta la speranza per antonomasia con la persona che rappresenta, la cantante che rappresenta la speranza per antonomasia, ha vinto la seconda. Quindi ottima scelta. Grazie per avermi ovviamente consegnato questa esibizione, che appunto è di qualche giorno fa, credo. Ovviamente voglio sentire anche la vostra nei commenti, ditemi cosa ne pensate, consigliatemi anche altre esibizioni sue o di altri cantanti, come preferite. Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti per rimanere aggiornati sui prossimi video. Ovviamente condividete se potete, perché per me è molto importante, mettete like se vi è piaciuta la mia reazione, e noi ovviamente ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!